Vediamo come funziona il comando rivoluzione in Grasshopper. Allora, prima di tutto, come nella normale modellazione 3D, dobbiamo andarci a creare quelli che sono gli elementi che ci permettono cioè gli elementi di 2D che ci permettono poi di applicare la rivoluzione. Eh, allora andiamo nella scheda vettori e inseriamo un construct point. Il punto viene inserito nelle coordinate 000, selezioniamolo e con CTRL C, CTRL V ne facciamo una copia e creiamo un number slider, quindi scriviamo 10, premiamo invio. Noi quando scriviamo un valore numerico viene automaticamente creato un number slider che porta già all'interno quel valore numerico. Colleghiamo questo number slider alla Z ottenendo un segmento, un puntino posto qui in alto. Ora andiamo nelle curve, andiamo nelle primitive, andiamo nella linea e colleghiamo i due punti alla linea. Abbiamo ottenuto così una prima linea che sarebbe il nostro asse di rivoluzione. Adesso andiamo a disegnare quello che è il profilo, quindi selezioniamo sempre un construct point, CTRL C, CTRL V, ne facciamo una copia e lo separiamo tenendo premuto CTRL, lo separiamo da questo componente. Ora clicchiamo su questo, con CTRL C, CTRL V ne facciamo una copia. Andiamo a duplicare anche il number slider e colleghiamolo con un valore pari a 10 lungo la Z. Quindi otteniamo un primo punto spostato in questa posizione. Ora lo stesso number slider colleghiamolo quindi cancelliamo questo, selezioniamo questi due, CTRL C, CTRL V, duplichiamo questi due elementi e colleghiamo, quindi CTRL C, CTRL V, duplichiamo anche questo e colleghiamolo alla Z. Quindi abbiamo un puntino che si alza, diciamo, di 10. Andiamo in questi due number slider e impostiamo a 100 il valore massimo che possono raggiungere. Quindi doppio clic sul componente e scriviamo il valore 100. Ora prendiamo la X e la spostiamo ad un valore pari a 16. Poi selezioniamo questi due componenti, CTRL C, CTRL V, li portiamo un po' più in basso, portiamo la Z a 20 e la X a 23. Ancora selezioniamo questi due, CTRL C, CTRL V, portiamo questo un po' più in basso, portiamo la Z a 27 e la spostiamo un pochino più in dentro. Quando andiamo a cliccare sui vari componenti vediamo che i puntini si colorano, cioè il puntino relativo si colora quindi di colore verde, quindi in questa maniera riusciamo a capire a chi si riferisce quel puntino, quindi possiamo andare ad apportare delle
diciamo, a quella che è la nostra forma del profilo. Inseriamo, no vabbè, vanno bene questi puntini. Adesso, quindi questi punti inseriti, adesso entriamo nel comando, quindi nella sezione relativa alle superfici, freeform, e prendiamo qui sotto la rivoluzione, la colleghiamo in un punto e colleghiamo l'asse in axis, quindi nel terzo parametro, e poi colleghiamo i 4 punti che abbiamo creato alle curve. Per fare entrare due cavi all'interno dello stesso elemento teniamo premuto Shift. Però in questo caso vediamo che il componente resta rosso. Per quale motivo resta rosso? Perché giustamente lui ha bisogno di una curva per poter diciamo creare una rivoluzione, quindi i soli punti non bastano per poterla sviluppare. Quindi se andiamo nelle curve e nella sezione spline, qua abbiamo una curva interpolata, sarebbe una curva che passa esattamente attraverso i punti, diciamo, che noi possiamo decidere. Qui in degree c'è il grado della curva, quindi noi lasciamo 3 perché è già il valore corretto. Quindi con Shift colleghiamo tutti questi punti alla sezione relativa ai vertici e vediamo che si viene a creare, e colleghiamo anche allora qui la linea non la possiamo collegare, quindi stacchiamo un attimo questo collegamento e colleghiamo anche il puntino a terra, però in questo caso vediamo che questo si collega così, quindi lasciamolo, diciamo, in questa modalità. Adesso se andiamo sulla rivoluzione e nel pannello curve andiamo a collegare questo elemento, vediamo che lui prende come asse la linea verticale che avevamo creato e come curve le curve che avevamo creato qui. Adesso andando a giocare con i valori numerici relativi alla posizione dei puntini, noi possiamo andare a cambiare quella che è la forma del profilo e di conseguenza andiamo a cambiare, quindi in questa maniera andiamo a cambiare la forma della rivoluzione.